Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Alessandro, che mi ha chiesto di parlare dell'arte militare e delle più grandi battaglie combattute da un popolo dell'Italia preromana, i Veneti. A seguito però di altre domande inerenti alla questione che mi sono state fatte sui social, su Facebook nello specifico, vorrei provare ad allargare l'argomento e a provare, nella maniera più semplice e breve possibile, a raccontare le origini di questo popolo. Chi erano i Veneti, ma anche chi non erano, perché da quello che ho avuto modo di leggere, purtroppo vi sono ancora molte idee confuse a riguardo. Secondo Catone, Plinio, Tito Livio e Virgilio, i Veneti erano in parte originari della Paphlagonia, una regione dell'Anatolia, l'odierna Turchia, bagnata a nord dal Mar Nero. Secondo la tradizione omerica, gli abitanti della Paphlagonia, noti col nome di Eneti, erano stati guidati dal loro principe, Pilemene, in soccorso di Re Priamo allo scoppio della guerra di Troia. Pilemene però poi era morto combattendo sotto le mura di Ilio, colpito alla tempia da un colpo di spada di Antiloco, figlio del re greco Nestore. E allora gli Eneti, rimasti senza guida, avevano chiesto al saggio troiano Antenore di diventare il loro comandante. Alla conclusione della guerra di Troia, Antenore, alla guida degli Eneti e insieme anche ai Meoni del principe Mestle, anch'essi originari dell'Anatolia, nello specifico della Lidia, si era mosso via mare verso l'Italia. Era sbarcato in Veneto e lì aveva fondato la città di Patavium, l'odierna Padova. La tradizione che vorrebbe i Veneti discendere da questi due popoli, gli Eneti e i Meoni, guidati però da un condottiero troiano, Antenore, si collega in qualche modo ad un'altra tradizione analoga, quella che vorrebbe delle radici troiane anche per i romani, chiaramente tramite la figura di Enea, e in un certo qual modo, da un punto di vista ideale, mantiene un grano di verità, poiché i Veneti facevano parte della grande famiglia linguistica dei Latino-Falisci. I Latino-Falisci giungono in Italia intorno al XIII secolo a.C., ma non dall'Anatolia, bensì dall'Europa centrale, e subito si attestano in diverse regioni della penisola. I Veneti in Veneto, i Latini e i Falisci nel Lazio, gli Ausoni e gli Aurunci nell'Italia meridionale e i Siculi in Sicilia. Nel XII secolo a.C. avviene una seconda ondata, quella degli Umbrosabelli o Osco-Umbri, e sebbene questi ultimi andrebbero più propriamente definiti italici, noi oggi usiamo il termine popoli italici per definire la totalità di queste genti, sia gli Umbrosabelli o Osco-Umbri, sia i Latino-Falisci. Quindi, in un certo qual modo, anche i Veneti sono un popolo italico. In ogni caso, la comunanza culturale e linguistica tra latini e veneti era tale e tanta che il celebre etruscologo Pallottino scrisse che se un romano si fosse trovato a Patavium, a Padova, non avrebbe avuto alcun problema nel comprendere l'idioma dei patavini e altrettanto i veneti di Padova non avrebbero avuto grandi difficoltà a capire la lingua del loro ospite capitolino. Se i Latino-Falisci penetrano in Italia intorno al XIII secolo a.C., le prime tracce documentate da un punto di vista archeologico della cultura venetica sono datate con il IX secolo a.C. Continuano però fino al II secolo a.C., quando la cultura venetica verrà assorbita in maniera quasi del tutto pacifica da quella romana. Noi parliamo, più che di cultura venetica, di cultura atestina, che prende il nome da Ateste, l'odierna Este, che a sua volta prende il nome dal fiume Adige, Atesis. Quindi come centro dei Veneti non abbiamo solo Patavium, ma anche Ateste, e non solo, abbiamo anche Opitergium, Oderzo, Vichetia, Vicenza, e anche Adria, anche se
per la genesi, la composizione di Adria, dobbiamo guardare anche ad altre componenti, essendo nata come un emporio marittimo. Ad Adria abbiamo attestazione di elementi etruschi e greci anche. Con il fiorire della cultura venetica cominciamo ad avere sempre più attestazioni di essa nelle fonti classiche. E cosa sappiamo dalle fonti? In particolare dai greci sappiamo che i veneti erano molto rinomati per essere dei superbi allevatori di cavalli. Leggiamo in diversi autori greci che cavalli acquistati nelle terre dei Veneti vengono usati in gare, nelle Olimpiadi addirittura in Grecia, e che vincono molto spesso. Sappiamo che Dionigi, tiranno di Siracusa, sfrutta i suoi empori lungo la sponda dell'Adriatico per commerciare con i Veneti e acquistare i loro cavalli. Addirittura da Strabone abbiamo un epiteto molto chiarificativo relativamente ai Veneti. Per Strabone i Veneti sono il popolo dei bei cavalli. E questo, curiosamente, riecheggia anche nell'antico mito omerico, poiché gli Eneti, che provenivano dalla Paflagonia, appunto, vengono dalla terra delle mule selvagge, dice Omero. Quindi in qualche modo c'è una tradizione equestre che è profondamente radicata nella cultura venetica. Il legame culturale e linguistico che intercorreva tra Veneti e Latini, e di conseguenza tra Veneti e Romani, fa sì che nelle fonti storiche appaiano spesso, sempre più spesso, riferimenti relativi a una comunanza tra questi due popoli, in alcuni casi relativi a una sfera più che altro mitica, in altri invece ascrivibili a dei dati reali. Ad esempio in Polibio leggiamo che i Galli di Brenno a un certo punto abbandonano Roma mentre sono intenti ad assediare il Campidoglio, non a causa di una riscossa di Furio Camillo, ma bensì perché i Veneti hanno invaso le loro terre. Ora, questo dato è probabilmente falso, anche perché i Galli che stavano assediando il Campidoglio erano della nazione dei Senoni, che viveva tra le Alte Marche e la Romagna, e quindi non confinava direttamente con i Veneti. Vi era tra le terre dei Senoni e quelle dei Veneti sia il dominio dei Galli Lingoni che quello dei Galli Boi, quindi è assolutamente improbabile che i Veneti avessero condotto un'invasione così in profondità nei territori gallici da toccare le terre dei Senoni. Il fatto però che si sente il bisogno di inventare e tramandare una tradizione di questo tipo è indicativo. Sempre in Polibio poi invece leggiamo un altro dato che invece è sicuramente affidabile da un punto di vista storico, che è relativo a un trattato di alleanza. Nella seconda metà del III secolo a.C. i Romani, a fronte di tutta una serie di operazioni preparatorie che la maggior parte dei Galli Cisalpini sta portando avanti in vista di un'invasione dell'Italia centrale, intessono appunto delle relazioni con i Veneti, sanciscono un fedus, un trattato di alleanza con i Veneti, per essere sicuri che nel caso di attacco gallico, che sono certi arriverà, infatti arriverà e si concretizzerà con la battaglia di Talamone del 225, perlomeno i Veneti riescano a soccorrerli attaccando contemporaneamente alle spalle i terreni dei Galli. Grazie all'alleanza con i Veneti, poi, Roma stringerà anche maggiormente i rapporti con un altro popolo, in questo caso celtico, quello dei Galli Cenomani. I Galli Cenomani erano giunti in Gallia Cisalpina, in Nord Italia, esattamente come gli Insubri, passando attraverso i valichi alpini e provenendo dalla Gallia Transalpina, dalla Francia. Inizialmente, quando si erano insediati nel nord Italia, avevano fondato le città di Brixia, Brescia, e Verona, quindi si erano in qualche modo affacciati sulle terre dei Veneti, e inizialmente i rapporti tra i due popoli non dovevano essere stati particolarmente segnati da amicizia. Abbiamo un dato archeologico incontrovertibile che mostra come dei centri veneti occidentali, come ad esempio Peano Veronese, abbiano proprio tra il V e il IV secolo, quindi nel momento dell'espansione gallica, una contrazione. Dopo però, tra IV e III secolo,
i rapporti tra i Gallici Cenomani e i Veneti cominciano a normalizzarsi. Abbiamo anche qui un dato archeologico che lo testimonia, la presenza nelle sepolture venetiche del torquis, caratteristico collare dei nobili celtici, proprio in questo caso a doppio filo ritorto in argento con terminali ad anello, quindi un torquis caratteristico dei Gallici Cenomani, come segno di una sorta di comunanza tra i due popoli. E questo probabilmente perché i Gallici Cenomani non avevano la forza d'urto tale da consentirgli di imporsi in armi sulla sponda orientale dell'Adige. I Gallici Cenomani penetrano nella sponda orientale dell'Adige, ma lo fanno in maniera pacifica, come pacifici coloni che entrano a far parte della coinè venetica. Non a caso Pompeo Trogo, ad esempio, ci parla di una rifondazione gallica di Vicenza. Comunque, sta di fatto che i Gallici Cenomani, probabilmente anche perché stanno contemporaneamente sviluppando una forte avversione per i loro vicini occidentali, i Galli Insubri, che erano una forza egemone nel nord Italia, scelgono di coltivare dei rapporti pacifici con i Veneti e questo li porta ad entrare assieme ai Veneti nell'orbita romana. Comunque, a partire da questo Fedus, questo trattato di alleanza che viene sancito tra Roma e i Veneti nella seconda metà del III secolo a.C., i Veneti saranno sempre degli alleati incrollabili per Roma e il rapporto tra loro e Roma sarà contraddistinto da una totale amabilità, tranne per un caso specifico. Un caso che ci viene riportato da Tito Livio, e Tito Livio ne parla in maniera quasi sbrigativa, quasi non volesse addentrarsi in maniera eccessiva nelle vicende. Intorno al 175 a.C., precisamente tra il 175 e il 174 a.C., avviene un evento a Padova che viene riportato da Tito Livio come Patavinorum Seditio, la rivolta dei Patavini. Cosa avviene? Secondo Tito Livio, due partiti politici a Padova, opposti l'uno all'altro, richiedono a Roma un arbitrio esterno. Roma accetta e addirittura invia un console a dirimere la causa tra i due partiti. Il console giunge a Padova, esercita il suo arbitrio, risolve apparentemente la questione e poi, non avendo null'altro da fare, scrive Tito Livio, ritorna a Roma. Ecco, noi possiamo interpretare questa vicenda in due modi. Uno, quello più semplice, rifacendoci in maniera totalmente aderente al racconto di Livio, ovvero probabilmente tra le clausole del Fedus tra Roma e i Veneti vi era anche la possibilità che Roma intervenisse come terza parte neutrale per dirimere i contenziosi politici tra i vertici della nobiltà venetica. Né più né meno. Oppure possiamo interpretare la cosa in maniera molto meno morbida e molto più minacciosa. In qualche modo a Padova dovevano esservi due partiti politici contrapposti, certo, uno filo-romano e uno anti-romano, e quello filo-romano deve aver richiesto un intervento di arbitrio, ma forse anche un intervento militare da parte dei romani. D'altra parte non abbiamo niente di diverso che avviene ripetutamente nei secoli precedenti presso le città etrusche e presso quelle umbro-etrusche. Quindi non stiamo trattando di qualcosa di strano, particolare. Di conseguenza, l'arbitrio esercitato da Roma, in questo caso specifico, andrebbe inteso come l'inizio di una perdita di autonomia politica da parte dei Patavini in particolare e dei Veneti in generale. Va detto che comunque questa interpretazione rimane in dubbio, anche perché noi abbiamo delle cause simili che avvengono in un secondo tempo, nel 141 e poi nel 135 avanti Cristo, quando Padova ed Este richiedono nuovamente un arbitrio romano per dirimere un contenzioso relativamente ai propri confini. Quindi forse possiamo postulare che effettivamente l'ingresso del Veneto
verso la fine del secondo secolo a.C., nell'orbita romana, nella sfera politica, nella sfera territoriale della Roma repubblicana, fu completamente indolore. Ora che abbiamo discusso di chi erano i Veneti da un punto di vista mitologico, ma anche storico e archeologico, vediamo anche di sottolineare chi sicuramente non erano. Sappiamo che in Europa esistevano almeno altri due popoli a portare il medesimo nome, uno in Gallia Transalpina e uno in Germania Magna. Il primo viene affrontato e sconfitto da Cesare durante una battaglia navale. Si tratta dei Veneti Armoricani. L'altro, citato da Tacito nel Germania e noto anche come Venedi o Vendi, era un popolo stanziato lungo il corso della Vistola, del quale tuttora non è chiara l'origine, e storici, linguisti e archeologi parlano di volta in volta di una realtà celtizzata, germanica o addirittura baltoslava. Come mai allora questo nome comune, Veneti? Perché effettivamente un flebile legame di parentela tra questi popoli c'era, ma era lo stesso legame di parentela che intercorreva tra italici, latini, greci, celti, germani e slavi, ovvero appartenere alla grande famiglia, gigantesca macro famiglia linguistica degli indoeuropei. E nelle lingue indoeuropee la particella ven è legata al significato di amabile, amichevole. I Veneti dunque erano gli amabili, gli amichevoli, un nome che evidentemente diversi popoli indoeuropei avevano dato a se stessi. Troviamo dei nomi simili anche in altri contesti. Abbiamo una tribù con un nome simile nel Galles, un'altra tribù celtica come quelli dell'Armorica affrontati da Cesare. Abbiamo una tribù con un nome simile nel Lazio, una delle tribù scomparse del Lazio di cui parlano gli storici latini, i Venetulani. Però questo non sta ad indicare un reale legame di parentela molto diretto, ma qualcosa, come abbiamo visto, di molto vasto e condiviso con un sacco di altri popoli dell'Europa. Quindi il mito di una cultura venetica paneuropea arcaica va completamente sfatato e soprattutto rifiutato. Termina qui la prima parte del filmato e per la seconda parte, dedicata agli approfondimenti relativi alla sfera militare e alle battaglie combattute dai Veneti, ci vediamo giovedì prossimo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.